Ciao a tutti e benvenuti nel Q&A di Natale. Prima di iniziare però ci tengo a farvi due annunci importanti. Uno è che è da poco disponibile su Google la pagina con il profilo aziendale di Backpack Racing. Per capirci lo vedi come quando cerchi un ristorante o un'azienda, e questa cosa l'ho fatta in maniera che tutte le persone che hanno partecipato e che parteciperanno a Backpack possano lasciare il loro commento, la loro recensione e il loro feedback per aiutare questo progetto a crescere. Quindi se hai partecipato a Backpack Racing ti sarei grato se lasciassi la recensione. Seconda cosa, con un tipo di maglietta così. Guarda, non è che c'è tanto da vedere, può accompagnare solo. Ora sigla ed iniziamo con il Q&A. Allora, tutte le volte che faccio un Q&A è un casino perché vanno prese le domande, vanno sistemate, vanno ordinate e ti assicuro che non è una roba da 5 minuti. Molte delle domande che mi sono state fatte riguardano il mio ritorno alle corse. Io vi ringrazio, ma come ho detto nel video in cui ho introdotto il progetto dell'R1, non ho attualmente gli sponsor necessari per correre, quindi quello che posso fare è chiederti se hai o conosci un'azienda che possa e voglia supportarmi, e non devi far altro che scrivere a info@edoardomazzuoli.com. Forse per me correrei domani mattina. Andiamo avanti. Roberto Steccanella mi chiede: ho seguito con molto interesse la stagione del Team BR Corse ed ho avuto l'impressione che un pochino vi sareste aspettati qualcosina in più in termini di risultati, o sbaglio? Come si fa a mantenere alto l'umore e spingere il pilota a dare di più? Non ti viene voglia di salire in moto tu per far vedere come si fa? Ma che mi venga voglia di salire in moto tutte le volte che facciamo la track familiarization mi viene nervoso. No, scherzo, non è vero, però è chiaro che abbia sempre voglia. Per quanto riguarda le aspettative, sì, potremmo aver voluto qualcosa di più, ma credo che sia andata già molto bene così, e soprattutto bisogna volere sempre di più se non si è primi. Lorenzo Villa chiede: pensato a portare il team nel mondiale a tutte le tappe e con cilindrate superiori? Ci stiamo lavorando. Lorenzo Menepace: il team BR Corse parteciperà anche l'anno prossimo al mondiale 300? Fino a prova contraria, sì. Questa è una domanda interessante. Cristian Strighetti: come è nato il team BR Corse? In un video che uscirà fra non molto vi spiegherò com'è andata veramente. Un 73 RX: come è nata l'idea e l'occasione del mondiale con il team BR Corse? L'idea è semplicemente che come team ci interessava andare a fare il mondiale Superbike. L'occasione è semplicemente abbiamo fatto domanda, ci è stata accettata la richiesta e allora è partito tutto e abbiamo cominciato a organizzare la cosa. Però, come ho detto prima, tutto questo sarà spiegato in un prossimo video. Allora, Filippo Calandri: è possibile proporsi ad un team con moto propria per campionati minori? Sì, ci sono team che accettano questa cosa. Diciamo che più sali con il livello e meno questa cosa è fattibile, perché ovviamente i team preferiscono avere le loro moto che conoscono e che preparano loro, quindi più è alto il livello e meno questa cosa è possibile. Leonardo Giallini: che elettronica installate sulle vostre R6? Elettronica è Mectronic, mentre l'acquisizione dati è 2D. Lollo Orange: il team BR Corse assume? Sì, anche perché stiamo espandendo la squadra e poi nel prossimo video vi spiegherò. Luco Luca: perché si vede Mirko con le stampelle nel video? Non sono sue, ci stava solo giocando, non è successo niente, non si è fatto male. Stefano Caponnetto: la prossima stagione continuerà la vostra avventura nel mondiale Superbike 300 insieme a Mirko? Sì, abbiamo riconfermato Mirko, stiamo cercando la situazione per farlo correre al meglio. Roberto Tassone: state valutando una seconda moto per il World Super Sport 300? Il tuo corso backpack su qualsiasi disciplina motociclistica? Allora, sì, stiamo preparando la seconda moto per il mondiale 300. Per quanto riguarda backpack, sì, vale cross no, motard no, pit bike sì. Francesco Fasani: come si fa a iniziare a lavorare anche da spazzino non retribuito per un team di moto? Ma semplicemente bisogna proporsi e magari fare un po' di gavetta. Il non retribuito non sono d'accordo, dai, anche se uno è agli inizi è giusto che qualche cosina prenda. Giovanni Di Gabriele: a che punto sta l'R1? Non posso spoilerarvi nulla, però i lavori stanno procedendo molto bene e a breve arriva il secondo video. Dani HP923: grande Edo, sarei curioso di sapere come hai acquisito e quanto tempo hai impiegato
per arrivare al livello di conoscenza meccanica che hai attualmente. Sono rimasto impressionato dalla pulizia dell'officina e la precisione con cui svolgi i lavori che poi mostri nei video, soprattutto dopo aver visto il video dove smonti l'R1 2004 che allestirai da pista. Ti ringrazio per i complimenti, la mia conoscenza meccanica non è... non sono un ingegnere, faccio il mio, semplicemente da pilota mi arrangio, anche perché i lavori più difficili mi aiuta Andrea a farli. E per quanto riguarda l'ordine, sì, in effetti sono uno abbastanza preciso, pulito e ordinato. Fabio Bergamin, ciao Fabio. Ciao Edo, davvero bella la serie sull'R1. Oltre alla sistemazione, ci metterai dentro più consigli dritti e utili per affrontare le giornate in pista? Sei un grande, un saluto dal backpacker veneto che ha preso carne, ma apre il ginocchio quando frena. Che ha preso carne in Veneto vuol dire che ha preso insulti, parole, che poi non è vero. Allora Fabio, sì, perché una volta finita la sistemazione dell'R1 il continuo della serie sarà tutte le giornate in pista che io farò allenandomi con la moto, quindi durante le giornate potrete vedere cosa faccio, come mi alleno, che gomme uso, cosa cambio, i rapporti, tutto quello che fa una persona quando va in pista e si allena. Enrico Comel, quali sono gli elementi essenziali base che una moto da pista dovrebbe possedere? Grande Edo, progetto R1 da pista è una poesia. Ti ringrazio. Gli elementi essenziali: i tubi in treccia, delle gomme buone e delle pastiglie e il motore che non perde olio. Queste sono secondo me quantomeno la sufficienza, la sicurezza. Mattia Guarnieri, ciao Edo, la serie con l'R1 è a parer mio una bomba. Entro quando pensi di riuscire a finirla per poterla usare in pista? Credo che per febbraio, per poter fare qualche test in Spagna, possa essere già pronta, spero. Alex Cordero, ti piacerebbe fare dei video tutorial sulla sistemazione dalla A a Z di una moto, anche se vecchie moto a carburatori? Sarebbe interessante vedere come attività. Attualmente diciamo che non rientra nei miei progetti, sto facendo questa moto semplicemente per problemi di budget e per allenarmi. La mia passione non è restaurare le moto, è guidare forte il più possibile. Lupino Pietro, hai scelto un modello 0406 dal 2004 al 2006 e non uno 0708 o un 0914 solo per una questione di prezzo? Sì, perché effettivamente le 2004-2006 si trovano a un prezzo decisamente inferiore rispetto a tutte le altre che hai elencato. In più ci vorranno un po' di risorse economiche da spendere per sistemarla, quindi se prendessi già una moto più costosa sarei completamente fuori budget. E poi non ci devo andare a correre, devo semplicemente allenarmi, quindi va benissimo. Marco Fontanesi, dici che chi non si iscrive al canale è un fermone, ma io sono piantato anche se mi sono iscritto. Mi regali un corso backpack? Caro Marco, si aiuta chi vuole essere aiutato, però ti posso dire che fino al 31/12 è disponibile l'offerta per la quale puoi prenotare la tua giornata backpack con il 10% di sconto e avere in regalo la maglietta che sta proprio lì. Aletoma 89, per essere veloce da adulti è meglio chilometri in pista, autodidatta o insegnamenti acquisiti? Questo è un mito che andrebbe sfatato, perché molti 1000 chilometri di girare. In verità non è vero, perché l'importante è quello che fai, bisogna farlo di qualità. Se tu vai in pista 10 volte e non impari niente, sono 10 volte buttate. Invece puoi andare 4 volte e imparare un sacco di cose, molto più di uno che gira 10 volte a caso. Quindi assolutamente fai corsi. Se fossi un buon imprenditore ti direi vieni a fare backpack racing, però comunque vai e ascolta le persone che ritieni più opportune, ma cerca di apprendere, non fare l'autodidatta. Simone Pacca 6, ho gareggiato in minimoto e corro con la pit bike, ho 24 anni, sono all'altezza di provare una 600 in pista? Credo assolutamente sì. Albe SH, com'è stato il primo approccio col mondo delle due ruote? Vai più forte te o Gasperini? Intanto ciao Albe e ciao Gaspe. Il primo approccio col mondo delle due ruote, sono stato in pista a 19 anni per la prima volta nella mia vita, e per quanto riguarda Gaspe abbiamo girato solo al Top Fuel con le pit bike monomarcia e devo dire che ce le diamo di santa ragione. Chris Crick, quanti chilometri in bici fai come allenamento al mese? È molto variabile questa cosa, dipende molto dagli impegni che ho e come mi relaziono con la moto. Ad esempio adesso sto facendo molto motocross, quindi cambio l'utilizzo della bici e quindi faccio cose diverse, quindi
quindi non è una cosa standard. GPU 88, tu mi fai sempre le domande, ti vedo. Il trial può servire come allenamento per poi girare in circuito? Allora, propedeutico SNI, però quello che posso dirti è qualsiasi cosa fai è utile per accrescere la tua esperienza, quindi il trial ti dà equilibrio, tutto quello che è su due ruote serve. Chiaro che io prediligerei altro più che il trial, però se ogni tanto capita di farlo, piacerebbe anche a me farlo che non l'ho mai fatto. Luigi Malcangi, prima in che campionato correvi? Gli ultimi campionati in cui ho corso sono il National Trophy 600 e CIV Supersport 600. Paolo RRRRR, hai ancora la tua prima moto? Se sì, potresti fare una serie di restauro? La moto in effetti c'è ed è una Aprilia RS 125, però per farla devo convincere Andrea, quindi andate sul profilo del team BR Corse ed esigete il restauro dell'Aprilia, così vediamo se riusciamo a convincere Andrea. Sara Benetti e Rick 506 mi chiedono a che età hai iniziato a correre. A 19 anni, questa cosa me la sarei aspettata prima o poi. Una curiosità, quanti chilometri ha il Mercedes Sprinter? Ti basta? Alberto 87, come hai conosciuto Torquato Testa e ci fai vedere come salti in bici? Sei sicuro di voler vedere come salto in bici? Come ho conosciuto Toto, sono andato a trovarlo al park. In realtà poi abbiamo scoperto, ci conoscevamo una vita perché anche lui è di Monza, tramite amicizie comuni, ma non ci siamo mai frequentati e ultimamente andiamo ad allenarci spesso insieme. Diego Mattavelli, ciao Edu, il tuo obiettivo sarebbe quello di far crescere Team BR Corse e farlo correre in altre categorie, ad esempio cilindrata più alta? Stiamo lavorando anche a quello per fare la 600 Supersport nel mondiale. Gabrido 101 Official, secondo te è più difficile andare forte nella velocità o nel motocross? Allora, sono difficilissimi tutti e due, semplicemente nella velocità puoi avvicinarti di più a quello che è il pilota performer super che fa il mondiale, va fortissimo. Nel motocross lo vedi col binocolo, diciamo che è meno permissivo e ti devi dedicare molto di più per arrivare a un risultato accettabile. Invece nella velocità la prima parte è abbastanza più sbrigativa, poi dopo diventa difficile come quanto il motocross possa essere, però diciamo che è più permissiva la velocità. Cristian Cecchini, ciao, volevo chiederti perché ci sono poche donne ad alti livelli nel motorsport. Credi sia perché poche donne non siano interessate al motorsport o perché gli sponsor non sono interessati ad avere una donna come pilota? Sinceramente non te lo so dire, però ti posso dire che gli sponsor sono molto interessati ad avere le donne, questo te lo garantisco. Davide Ribo, parlando di ciclismo, hai mai fatto qualche garetta a mountain bike o bici da corsa? Visto che vai spesso e bene, ti ringrazio, ciao. Mi piacerebbe molto fare una gara di bici da corsa, moltissimo. Devo trovare il momento per prepararla, no? Devo avere continuità per fare un po' di chilometri prima. Marco Carlucci, quale credi sia stata la gara che ti cambiò a livello mentale? Intendo quello step di testa che ti fa capire che sei uno dei migliori e puoi stare sempre davanti. Non c'è stata proprio una svolta, diciamo che dopo Imola 2017 ho capito che potevo fare qualcosa. Diciamo che Imola 2017 è stata una bella iniezione di fiducia. Yuri Ninja, hai mai corso in piste straniere tipo Rijeka, Brno, Pannonia, Ring? Se avrai notato prezzi notevolmente più bassi che in Italia e nessun problema per fare garette amatoriali con partenza da fermo, ti senti di consigliare? Allora, piste straniere sì, molto le spagnole, Rijeka sì, no Brno, no Pannonia. I prezzi sono più bassi, verissimo, occhio però alla qualità dei servizi. Davide Fezzardi, intanto buon Natale, so che è una domanda un po' vaga, ma quanti anni di allenamento ci vogliono partendo da zero per arrivare circa a livello dei piloti del mondiale 300? Ma intanto bisogna vedere se ci arrivi. Il tempo che ci vuole a raggiungere un risultato è direttamente proporzionale all'impegno che ci metti, le risorse che hai per innaffiare questo impegno, quindi puramente soldi e tempo. E poi più talento hai e più è veloce il tuo percorso. Folli Luca, quanto è importante secondo te l'aiuto di un meccanico amico durante una giornata di prove libere? Ma sicuramente non doversi smontare le gomme da soli può essere un bel vantaggio, però ti dico che se fai il lavoro fatto bene a casa non è necessario avere una persona che ti aiuta. Devi essere organizzato, avere tutte le cose in ordine, se no diventi pazzo. Frankie 5, ciao Edo, collaborerai con Nasca, Salvadori e Perlan per mandare in alto il canale e non rischiare di fermarti? Realisticamente e non idealmente tornerai a correre in un campionato prima che l'età diventi un fattore? Potresti raccontarci più della tua vita motociclistica in passato?
Allora ti rispondo a ritroso alle domande. La vita motociclistica in passato, quando raggiungerò un determinato numero di iscritti al canale, farò quello che sarà il video della mia storia dove racconterò bene come sono arrivato a oggi. Realisticamente quando tornerò a correre, l'ho detto all'inizio del video, non lo so, quando troverò gli sponsor volentieri. Per le collaborazioni con Nasca, Salvadori e Perla non capisco, cioè sembra che se io non collabori con loro, a parte che non c'è nessun problema e quando e se si presenterà l'occasione faremo qualcosa insieme, non ho capito perché sembra che se io non collabori con loro il mio canale non crescerà mai. Se ci sarà l'occasione si collaborerà, ma ognuno deve fare la propria strada. Quindi se questo canale non crescerà è perché non sarò stato capace a farlo crescere. Your Broda: ciao Edo, volevo sapere da dove nasce il tuo amore per le moto. Io rispondo sempre all'odore della benzina e allo stridio delle gomme. Buon Natale, in bocca al lupo per il 2021. Buon Natale, in bocca al lupo anche a te e crepi per il mio. Da dove nasce l'amore per le moto non lo so, però quando ti vietano una cosa è la cosa che di solito più vuoi, quindi la mia famiglia è stato così e mi vietavano le moto e poi guarda come sono finito. Tomma DB: ciao Edo, ti piacerebbe provare uno scooter da pista e fare un video dedicato? Perché no? Braciere 77: esiste una categoria stock che permette a tutti di correre con la stessa moto senza modifiche di alcun tipo. Io dico sempre che questa cosa è un'utopia che c'è nella credenza generale, quella di fare il campionato con le moto uguali, i motori uguali, i rapporti saldati, tutto uguale. Il problema è che così facendo si abbassa il livello del campionato e non si risalta mai la capacità del team e del pilota di mettersi a posto la moto. Sono d'accordo anch'io sul fatto di avere regolamenti abbastanza semplici per non avere un eccessivo innalzamento dei costi, ma l'utopia della moto uguale per tutti non esisterà mai. Marco Ianigro: se dovessi scegliere una pista, una moto e dei piloti con cui girarci per una giornata, cosa e chi sceglieresti? Spero tornerai a correre il prima possibile. Grazie, lo spero anche io. Se dovessi scegliere una pista dei sogni, Phillip Island. Se dovessi scegliere la moto, probabilmente una Moto 2, anche una moto standard 1000. Piloti con cui girarci molto forti per poter imparare da loro e guardare cosa fanno.